Ciao a tutti, stiamo preparando bagagli per partire. Siamo vicino a Ordu. La giornata di ieri di stop è servita tantissimo perché in un viaggio del genere dove si viaggiamo ma vogliamo anche raccontarvi quel che facciamo, quel che guardiamo, giornate come ieri sono necessarie per riorganizzare un po' tutto, scaricare i file, creare delle cartelle. Siamo oggi al 13° giorno di viaggio, abbiamo alle spalle circa 3500 km che comunque si fanno sentire. Però è sempre così, all'inizio si fa sempre un po' di fatica nell'abituarsi ai ritmi di viaggio, poi va sempre meglio e in realtà non vuoi più tornare. La mia ferita sta guarendo. Ti faccio vedere la cartina di oggi. Allora, ci siamo fermati qua a dormire. Unie? Sì, adesso proseguiamo sulla costiera in questa direzione e penso che qua molto probabilmente prenderemo questa strada che ci porterà al monastero di Sumela, che è qua, facendo così, e dopo da Sumela molto probabilmente proseguiremo per Trebisonda. Quindi può essere che domani sera dormiamo in Georgia. O al confine? Come 2 anni fa? Dove costa meno? Se i miei video vi piacciono, lasciatemi un piace e iscrivetevi al canale. Per me è molto importante. Vorrei raggiungere più persone possibili con questi racconti di viaggio in terre lontane che tanto amo e sono certa tanto vi fanno sognare. Ciao rifugio per 1 giorno e mezzo. Siamo fermati per metterci l'antipioggia. Per tempo questa volta. Per tempo. Heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide. Ecco la pioggerellina non forte ma che ti inzuppa tutta, fitta, che ti picchietta la faccia come dei piccoli aghetti. Tutte le nuvole si sono date appuntamento su questa strada, sul Mar Nero. È una zona imprevedibile, bene sia agosto, non fa freddo, sono 25 gradi. The ones you know, I'll be here. Questo panorama mi ricorda un po' il Vietnam, centro-nord, montagnoso, verdissimo, che le strade che tagliano le montagne. Poi io sono una cavolo di meteoropatica e quindi questo clima un po' mi mette tristezza. Tra tutti i difetti che ho, uno è che veramente sono meteoropatico, in cui sono dei motivi per cui mi sposto sempre d'estate e sempre in paesi col sole. Per me è essenziale che ci sia il sole e faccia caldo. Io la moto proprio non la guardo nemmeno d'inverno col freddo. Non sarò un vero motociclista, non me ne frega sinceramente niente. Sta uscendo il sole. Ho ancora un po' di paura dovuto all'incidente di un paio di giorni fa. Curva, diciamo che ho ridotto la velocità. Sparavo i passi. Bacino della diga idroelettrica qua dietro, con coltivazioni. Still see when we climbed up in those trees, 12 years old, to feel the wind, watch the river run. Soffia un vento, non so se lo sentite. When we sat there, you and I, Siamo sotto l'acqua. river's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry. Siamo finiti in un tunnel lunghissimo, ma veramente fuori di testa, credo che siano 15 km. Nuovo, non c'è praticamente nessuno ed è incredibile, cioè 15 km di tunnel nel nulla. Tra l'altro non è neanche a doppia corsia, questo è uno dei 2 tunnel che ci sono. Non so se sia una cattedrale nel deserto o qualcosa di veramente necessario, questo ancora non mi è chiaro. Schifo di meteo bastardo. Matrimonio. Siamo vicini. 50 Turkish lira, 15 euro. Non vuoi... Siamo arrivati fin qui, non vuoi andare su?
Te ne penti? Don't want to park here, I want to drive, there are cars. Ho visto talmente tante auto che un posto del genere mi mette un nervosismo che non voglio neanche provare. Questo è un posto da venirci in inverno. Ma solo che arrivare fin qui e non andare a vedere Sumela è un po' da pazzi. Stiamo partendo dall'hotel e andiamo a Santa Sofia, Trebisonda, dritto davanti a noi. Nel mezzo un bel po' di traffico da affrontare. Per capire la storia di dove siamo oggi a Trebisonda bisogna partire un pochino più lontano, un pochino anche più indietro nel nostro viaggio. Partiti da Turchia, da Istanbul, che era la vecchia Costantinopoli, la vecchia città imperiale bizantina. Nel 1204 la terza crociata, che arrivava da Venezia, al posto di portare i crociati in Terra Santa, li ha dirottati verso Costantinopoli, che era la capitale imperiale dell'impero bizantino, sono attraccati nel Corno d'Oro, sono entrati e hanno fatto crollare l'impero bizantino, perché naturalmente conquistando la città tutto il sistema di potere si è andato a perdere. Qualcuno fa finire anche la storia di Bisanzio in qualche modo nel 1204, ma sicuramente è stato un colpo da cui non si sono più ripresi. Pensate che solo le quadrighe che ci sono a San Marco a Venezia derivano dall'ippodromo che c'era a Costantinopoli, senza contare poi che metà dei marmi di San Marco sono marmi presi, razziati dal sacco di Costantinopoli che hanno fatto i veneziani nel 1204. E sempre nello stesso periodo, nel 1204, i veneziani e i latini, come vengono chiamati, instaurano a Costantinopoli l'impero latino, di fatto per 60 anni togliendo il controllo della città ai bizantini. Succede che uno dei discendenti della dinastia Comnena, che era una delle dinastie regnanti principali dell'impero bizantino intorno all'anno 1000, nell'undicesimo secolo, viveva all'epoca in Georgia. E con l'aiuto, che c'era già il regno di Georgia, vi ricordate Ani, che era Armenia, ma dopo ha avuto a che fare col regno di Georgia, dalla Georgia si fa dare una mano dalla regina georgiana, questo Alessio Mega Comneno, e parte alla conquista, dall'altra parte ovviamente, di tutta la zona, questo nel 1204, della zona costiera che va da Rize, diciamo Trebisonda, da questa zona qua, fino a Sinope, che era l'antico Sinop, fino qua, creando in questa fascia qua non la vedete ma dovete considerare che qua ci sono le montagne del Ponto, creando in quest'area costiera soprattutto l'impero di Trebisonda, ovvero quell'impero bizantino derivato e non ufficiale, ma che ha continuato a esistere in realtà fino al 1461, e insieme al despotato di Morea sono state le ultime due aree di controllo greco-bizantino, greco-romano, in Turchia e in Grecia, prima della conquista totale da parte degli ottomani. Quest'area costiera qua, noi ci troviamo a Trebisonda, quella che Alessio Mega Comneno, che passerà alla storia come Alessio I di Trebisonda, ha fondato la capitale. Mettiamoci qua una bella corona che è diventata la capitale. Tutta questa fascia costiera, prima dell'arrivo di Alessio I Comneno, era stata conquistata dai turchi selgiukidi che avevano già invaso queste aree, e lui le riconquista facendo tornare il controllo ai greci, diciamo, fino al 1461, come abbiamo detto. Questa fascia però continua a essere abitata da quelli che sono chiamati i greci del Ponto, che continueranno a vivere in questa zona in maggioranza fino al 1920-21, quando sono iniziata la guerra civile greco-turca, e come sapete c'è stato lo scambio di popolazioni tra la Grecia e la Turchia, dove tutti i musulmani in Grecia sono stati espulsi verso la Turchia e tutti i cristiani e quelli di etnia greca che vivevano ancora in quella che è l'odierna Turchia sono stati rispediti in Grecia, creando un esodo di milioni di persone e andando a sradicare enormi parti storiografiche, di storie culturali e etnografiche che c'erano in alcune zone, come questa qua, che era abitata dai greci del Ponto, dove c'era una maggioranza cristiana. E questa dietro di noi è la chiesa fatta costruire proprio dai Comneni durante l'impero di Trebisonda, che doveva essere la Santa Sofia dei poveri, cioè Santa Sofia di questo piccolissimo impero sulla costa.
all'ingresso della moschea ci hanno dato gli sacchetti copri calzini, no, copri scalzini per entrare, perché hanno detto che noi con le moto abbiamo i piedi sporchi. Sicuramente non so. Cioè, vi rendete conto? Ah. Perché non siamo andati ieri al monastero di Sumela? Perché ho un odio viscerale per i luoghi infestati di gente. Penso che tolgano tutto il magico, soprattutto ad alcuni siti che erano stati pensati per pochi e non per tanti. Il monastero di Sumela era un monastero praticamente eremitico, datato indietro fino al IV-V secolo d.C., praticamente uno dei primi della regione. E quando sono arrivato ho visto un parcheggio infinito di auto, una stuola di gente, di bus che andava su e giù, e in più era brutto tempo. E io e Medeo abbiamo una cosa in comune: siamo due meritropatici persi. Preferisco tornarci in un altro periodo, magari in inverno, magari succederà che tornerò in un'altra stagione. Ascolto il mio amato podcast Morgane di Michela Murgia, che oggi è morta. Sto piangendo da stamattina, da quando l'ho scoperto, perché per me lei è un po' la seconda mamma della donna che sono oggi, e le sarò sempre grata per il coraggio che ha avuto di essere se stessa e fare di tutto per creare il mondo che voleva. Come consuetudine, ormai tradizione, in ogni mio viaggio vi faccio fuori tutti gli episodi di Morgane. Facendo il tergicristallo con i guanti ai miei Ray-Ban, che ha sempre avuto un po' di epicità per me. Guidare di notte, guidare sotto la pioggia, però dopo un po' che palle. Questo sulla sinistra è la più grande tazza di chai al mondo, perché Rize è una delle capitali internazionali della produzione del tè. E comunque, se volete sapere la differenza tra chai e tè, è molto semplice. Nei paesi dove, chiamiamolo così come noi, il tè è arrivato via nave dai paesi d'origine, cioè l'India, il sud-est asiatico, la Cina, si chiama tè. Quindi in Inghilterra, in Italia, che è arrivato via nave, si chiama tè. Dove il tè è arrivato via terra, cioè in Turchia, nei Balcani, in Iran, cioè ha viaggiato dai paesi d'origine via terra, si chiama chai. Are you going to Georgia? Yes, Where are you from? I come from Holland. Hello. 30 km al confine di Sarp per entrare in Georgia. Sono già le file dei camionisti che saluto. Faccio vedere le targhe dei camion: georgiano, turco, A0. Come passa il pelo. Thank you. Eccomi alla seconda volta che attraverso il confine turco e georgiano. Quest'anno per la prima volta uscirò in Armenia. Eccoci, Capisi. Iniziano già i controlli. Amedeo è stato fermato per una multa, mi pare, per traffico, mentre a me l'ha lasciato andare. Confine con la Georgia passato. Qui è il solito casino. Abbiamo parcheggiato le moto qua dietro perché qui ci sono tutti i bagarini per le SIM telefoniche, per prelevare anche. E uno guarda le moto e l'altro va a fare tutte le operazioni preliminari all'ingresso. Non abbiamo filmato niente, è stato particolarmente fastidioso passare questo confine. Tantissimi controlli, addirittura hanno controllato con la lente ingrandimento l'originalità dei documenti. In Georgia non ci hanno controllato come la scorsa volta la patente internazionale, ma mi hanno chiesto la patente italiana, tesserino per intenderci. Quindi devo dire che non ci sono certezze, neanche qua. Siamo riusciti a prelevare, a fare l'assicurazione georgiana, ma non conveniva in nessun modo fare le SIM. Che bel clima che c'è! 60 km di riserva, perché in Georgia costa meno la benzina.
Prima tappa, come vi dicevo, benzina, perché costa meno, circa €1 invece dell'1,20 turco. Ma il bello deve ancora venire quando entreremo in Iran. Qua sulla mia destra una fortezza mal ricostruita dell'antico regno di Georgia. È stato un importante regno medievale, amico e vassallo dell'impero bizantino, amico e vassallo dell'impero selgiukide, nemico dell'impero bizantino, nemico dell'impero selgiukide. Un po' una storia tipo Trono di Spade versione caucasica. Dimmi che sei in Georgia senza dirmi che sei in Georgia. Loro affollano sempre le strade. È così da quando siamo entrati in Georgia, eh? Superare. Numeri 1, portare la macchina. Come vedete le distanze non è che siano abissali in Georgia. Ricordo questi edifici. Quanta vita in pochi metri. Urca, cosa gli è successo davanti? I georgiani guidano come dei matti, questo è chiaro. Principale che porta da Batumi, seconda città del paese, a Tbilisi, una strada di città. Francesca, il magnifico Mar Nero, la magnifica città di mare Batumi col suo fantastico porto dove farsi il bagno. Regolamentazioni fuori di testa in sto paese. A quanto pare è possibile importare qualsiasi veicolo estero e immatricolarlo. Questo vuol dire che si può immatricolare anche un veicolo con la guida a destra, importati dal Giappone, dal Sudafrica, dall'Inghilterra. Li immatricolano, li guidano perché sono più economici ed è un mercato comunque da cui possono recuperare auto, pezzi. E la follia è che sono pericolosissimi perché non vedono dove vanno, cioè le riconosci perché guidano male. Ovvio, chi è che non ti dà spazio? Quello con la guida a destra. Bella la Daniva numero 1. Questi qua hanno importato la macchina negli Stati Uniti. ML preso da qualche parte in Europa. Immancabile Prius ovunque. La questione è che anche tutti i camion che avete visto passano per questa strada che è strettissima. In un modo o nell'altro bisogna uscirne. Mar Nero, località di villeggiatura per tutto l'impero zarista e l'Unione Sovietica. Forse che perché il bagno ad Arcangelo vicino al il circolo polare artico non sarà mai stato un'esperienza. Anni fa, neanche tantissimi, hanno passato una legge in Georgia per obbligare i georgiani a scrivere in doppia lingua, cioè in inglese e in georgiano, qualsiasi cosa, anche i nomi degli hotel e le insegne pubblicitarie. Dopo il crollo dell'Unione Sovietica quasi tutto stava per essere scritto solo in inglese, e per mantenere la lingua che si stava letteralmente perdendo perché nessuno stava scrivendo fino a metà fate conto 2010, 2015 così, nessuno stava più scrivendo in georgiano, stavano scrivendo solo in inglese perché ormai dicevano chi se ne frega, scriviamo in inglese, impariamo tutti in inglese. Il governo, per mantenere comunque viva una lingua che si parla solo in sto paese qua, ha deciso di obbligare a mettere anche il georgiano, per cui non è che sia una cosa fatta per i turisti quanto per mantenere i georgiani la loro lingua perché si stava perdendo. Altro modo di superare il traffico. Stiamo andando verso il nostro hotel e piove un casino e non abbiamo messo i pantaloni perché siamo simpaticissimi. Stiamo cercando l'hotel, abbiamo fatto un sacco di tornanti. Voglio che li mezzi passati perché non vedo niente. Quando ha detto che era in mezzo ai lupi questo hotel aveva ragione. Hello.